colui che uccise Vecna. Oggi parliamo di Cass, il braccio destro di Vecna, nonché suo più grande traditore. Conosciuto come Cass il Terribile, Cass dalla mano insanguinata o Cass il Distruttore, fu per anni il luogotenente più fidato del Lich Vecna, nonché il portatore della leggendaria Spada di Cass. Vecna ha scelto Cass perché era il perfetto complemento alle sue debolezze. Mentre Vecna si chiudeva nella sua torre putrescente per studiare i segreti più oscuri della magia e trasformarsi in un Lich, aveva bisogno di qualcuno che gestisse fisicamente il suo impero. Cass divenne il generale delle armate e la guardia del corpo personale di Vecna. Il suo compito era amministrare il regno del terrore, sedare le rivolte e portare le teste dei nemici al suo padrone. Il momento che sancì definitivamente Cass come il prescelto sopra tutti gli altri servitori fu il dono che Vecna gli fece. Per premiare la sua lealtà assoluta e permettergli di agire come sua diretta estensione, Vecna forgiò per lui un artefatto dalla potenza inaudita, la spada di Cass. Si dice che la spada fosse fatta di un materiale così empio, a volte descritto come creato dal cuore di una stella morente o infuso della stessa coscienza di Vecna, da essere l'unica arma in grado di rivaleggiare con il creatore stesso. Secondo la leggenda fu proprio l'arma a spingere Cass al tradimento, convincendolo a colpire Vecna e usurparne il dominio. Lo scontro fu devastante, la torre marciascente di Vecna venne distrutta e alla fine della battaglia solo 3 cose sopravvissero: la spada di Cass, la mano e l'occhio di Vecna. Molte fonti affermano che fu proprio Cass a tagliare via le appendici di Vecna con la sua lama. Tuttavia, Cass non ne uscì vincitore. Venne scagliato attraverso il multiverso fino al piano quasi elementale delle ceneri, vicino al piano dell'energia negativa. Quel contatto lo trasformò in vampiro e da quel momento si fece chiamare Cass il Distruttore. Secoli dopo, quando Vecna fu sconfitto nel suo tentativo di conquistare Orth, Cass venne liberato dalla sua prigionia e divenne il signore del dominio di Tovak. Da lì iniziò una guerra eterna contro le forze di Vecna nel tentativo di recuperare la sua spada, la spada di Cass, convinto che fosse ancora nelle mani del suo antico padrone. Quando Vecna riuscì infine a fuggire da Ravenloft, entrambi i domini furono distrutti. Cass sopravvisse a malapena, ridotto a un guscio, un'anima fuori dal tempo e dallo spazio, ma per lui non era ancora finita.